Benvenuti e bentornati sul canale. Oggi andiamo a vedere come realizzare questo maglione. Non è un maglione adatto per principianti, non è un tutorial adatto per principianti. Dovete avere già un bel po' di esperienza, soprattutto nella cucitura del maglione e nell'adattamento alle taglie e alle diminuzioni e aumenti. Quindi se sei un principiante, ahimè, questo tutorial ti risulterà abbastanza difficile. Ma se sei un esperto, è il tutorial che fa per te. Ultima precisazione, io ho realizzato la manica a 3/4. Se voi la volete fare lunga, io nei materiali ho detto che ho utilizzato 400 grammi di filato. Se voi volete fare una manica più lunga o comunque una taglia più grande rispetto alla mia, che è una S, dovete andare a utilizzare più grammi di filato, quindi che invece che un solo gomitolone da 400 dovete prendere. Ma adesso, prima di proseguire, ti ricordo, se non l'hai ancora fatto, di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così ogni volta che pubblico ti arriverà una notifica, di lasciare un like come supporto e così aiuti anche a spingere i miei video e fare in modo che sempre più persone vedano i miei tutorial, e se vuoi seguirmi su Instagram mi trovi come 1000 creazioni Sonia. Per questo progetto andrò a utilizzare questo gomitolone di filato, il Magnum Tweed della DMC. È di 400 grammi ed è composto dal 70% acrilico, 20% lana e 6% viscosa. Nelle indicazioni c'è scritto che 400 grammi bastano per 2 maglioni medi. E la colorazione ho preso la 117. Come uncinetto andrò a utilizzare il numero 4 per fare i bordini e poi il numero 5 per tutto il resto del maglione. Ci servirà inoltre delle forbici, un ago da lana e un metro. Come prima cosa andiamo a realizzare il pannello di dietro. Io andrò a realizzare un maglione di taglia S e questi sono i centimetri su cui mi andrò a basare io. Quindi la mia circonferenza vita è di 73 centimetri in totale, quindi per realizzare il pannello di dietro e quello di davanti poi dobbiamo dividere per 2, quindi saranno circa 37 centimetri a pannello. Poi il mio maglione sarà composto da dei bordini. Per realizzare il bordino proprio del corpo del maglione io andrò a togliere dei centimetri da qua perché naturalmente lo vorrò leggermente più stretto e quindi andrò a realizzarlo di 34 centimetri. Il nostro bordino avrà un'altezza di 4 centimetri. Adesso vi faccio vedere come avviare il pannello del retro. Iniziamo a realizzare il nostro bordino con l'uncinetto numero 4 e andiamo a realizzare 7 catenelle. Una volta realizzate le 7 catenelle andiamo a fare un giro di maglie basse. Quindi nella seconda catenella dall'uncinetto realizziamo maglie basse. 1, 2. Abbiamo realizzato il nostro primo giro. Adesso dobbiamo andare a realizzare 34 centimetri di maglie basse. Nel mio caso andrò a realizzare 35 giri in totale. Vi faccio vedere però come realizzare queste maglie basse, perché non le andiamo a realizzare prendendo tutta la maglia, quindi in questo modo, ma bensì andiamo a realizzarle in costa retro. Quindi andiamo sempre a prendere la costina della maglia esterna, quindi questa qui. Così è come prendiamo tutta la maglia. In questo modo è lavorare in costa retro. Quindi io ho già fatto la mia catenella per girare il lavoro e adesso nella prima maglia bassa che troviamo vado a lavorare una maglia bassa in costa retro. La maglia successiva ugualmente in costa retro, così fino ad arrivare di nuovo a fine giro.
Vedete come risulta la lavorazione? Dobbiamo quindi ripetere sempre giri di maglie basse in costa retro. Vi faccio vedere un'ultima volta, quindi faccio una catenella e giro il lavoro. Rientro di nuovo in costa retro. Una volta che siete arrivati quindi ai 34 cm e avete finito il bordino, dobbiamo andare a mettere da parte l'uncinetto numero 4 e andiamo a prendere l'uncinetto numero 5. A questo punto andiamo a fare 2 catenelle. Non giriamo più il lavoro e andiamo a lavorare da questo lato, ma bensì dobbiamo andare a lavorare da quest'altro lato. Dobbiamo andare a fare quindi un giro di maglie alte con aumenti. Vi faccio vedere. Quindi realizzate le prime 2 maglie alte. Io queste 2 maglie alte non le conto come primo punto. Scusatemi, queste 2 catenelle non le conto come primo punto. Ok? Sono semplicemente delle catenelle per girare il lavoro. Vado a fare il primo punto alto, qui vedete che si forma un forellino. Qui vado a fare il primo punto alto. Adesso vedete questo punto, allargando leggermente, noi dobbiamo andare a infilarci prima qui e poi qui, sempre così per tutto il lavoro, quindi prima qui e poi qui, prima qui e poi qui. Quindi abbiamo fatto la prima maglia alta, dobbiamo andare a fare altre 2 maglie alte. Quindi forellino successivo faccio una maglia alta, nel forellino successivo un'altra maglia alta e abbiamo fatto quindi 3 maglie alte. Nel forellino successivo andiamo a fare un aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto. Prima maglia alta, stesso forellino, andiamo a fare la seconda maglia alta. Dobbiamo ripetere questo procedimento, quindi 3 maglie alte e un aumento, per altre 3 volte. Abbiamo quindi ripetuto 3 maglie alte e un aumento per un totale di 4 volte. Adesso dobbiamo andare a fare 4 maglie alte e un aumento. Lo ripetiamo soltanto per questa volta. Quindi 1, 2, 3, 4 e nella successiva un aumento. Adesso dobbiamo andare a concludere il nostro giro andando a fare 3 maglie basse e un aumento per altre 3 volte. Scusatemi, 3 maglie alte, non maglie basse. 1, 2, 3, e l'aumento. Adesso dobbiamo avere nel nostro lavoro un totale di 41 maglie alte. Ricordatevi che gli aumenti vanno calcolati in base alle vostre maglie chiavette. Questo tipo di aumenti, quindi 3 maglie basse, 3 maglie alte, un aumento per 4 volte, 4 maglie alte e un aumento per una volta, 3 maglie alte e un aumento per altre 3 volte, sono calcolate in base alle mie maglie. Quindi voi dovete andare a calcolarvi gli aumenti in modo da arrivare ai centimetri che servono a voi. Nel mio caso, sì, con questi aumenti si arriva ai 37 centimetri. Per poi verificare che effettivamente siano 37 centimetri, vi consiglio di andare a lavorare un bel po' di giri in modo da far allargare bene qui il lavoro e poi misurare i centimetri. Quindi una volta che voi avete fatto il numero di maglie giusto per arrivare ai vostri 10 centimetri,
dobbiamo andare a fare il giro di ritorno a punto basso, quindi faccio una catenella, giro e lavoro ogni maglia a punto basso. Abbiamo finito così il giro di ritorno a punto basso. Ricordatevi che le maglie devono essere dispari, quindi qui dobbiamo avere sempre un totale di maglie dispari, perché sennò non viene il punto alpino. Quindi una volta fatto il giro di punto basso a ritorno, dobbiamo adesso andare a sviluppare il nostro punto. Quindi 2 catenelle per girare il lavoro. Adesso, come ho detto prima, io le catenelle non le conto come maglia alta, ma come delle semplici catenelle per girare il lavoro. Quindi entro qui nella prima maglia e realizzo una maglia alta. Adesso dobbiamo andare ad alternare maglie alte a maglie alte in rilievo. Quindi come fare la maglia alta in rilievo? Prendo il filo sull'uncinetto come quando vado a fare una semplice maglia alta. Ci spostiamo non nel giro a punto basso, ma nel giro ancora prima, quello a punto alto. Quindi saltiamo qui il primo punto alto che abbiamo fatto e dobbiamo andare a lavorare questo secondo punto alto. Come vado a fare? Io entro tra i 2 punti alti, in questo modo, passo da dietro il punto alto e rientro tra gli altri punti alti, vedete? In questo modo ho preso completamente il punto. Vi faccio rivedere come prenderlo. Questo è il primo punto alto del giro, lo salto e entro tra i 2 punti alti. Da dietro prendo il punto alto ed esco tra gli altri 2 punti alti, vedete? In questo modo, questo è come si presenta il lavoro dietro e questo è come si presenta davanti. Io ho preso letteralmente tutto il punto, non vi sono entrata all'interno. E adesso vado a fare una semplice maglia alta, quindi la lavoro come una semplice maglia alta. Adesso di nuovo devo andare a fare un punto alto semplice, quindi dietro nel retro devo saltare una catenella, vedete? Questa deve risultare non lavorata, anche se in realtà l'abbiamo lavorata. E vado a lavorare in questa, vado a fare il mio punto alto semplice qui. Quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia, porto fuori il filo, prendo il filo, chiudo i primi 2 cappi, riprendo il filo e chiudo gli ultimi 2, quindi una semplice maglia alta. Adesso dobbiamo di nuovo fare una maglia alta in rilievo, quindi prendo il filo sull'uncinetto, salto il punto corrispondente al punto alto e come abbiamo fatto prima non lavoro nel giro a punto basso ma bensì nel giro sotto ancora, quindi questo punto lo salto, entro con l'uncinetto tra il punto che salto e quello che devo lavorare, entro, prendo il punto che mi interessa, quindi poi esco tra il punto che mi interessa e il punto che non dovrò lavorare, in questo modo. Vi faccio rivedere. Quindi questo è il punto che abbiamo lavorato a maglia alta semplice. Io con l'uncinetto entro tra i 2 punti alti, passo da dietro e esco tra gli altri 2 punti alti, vedete? Io il punto lo prendo per intero, quindi non vi entro all'interno. Adesso vado a lavorare la mia maglia alta. Di nuovo, qua dietro devo saltare una maglia, vedete? Questa catenella io la salto perché? Perché l'abbiamo lavorata con il punto alto in rilievo. Quindi nel punto successivo faccio un punto alto classico. Perché vi sto dicendo, facendo vedere anche il retro, che dovete tra un punto alto classico e l'altro ci deve essere una catenella? Perché così siete sicuri che avete eseguito bene il punto alto in rilievo e state eseguendo bene il punto alpino. Di nuovo faccio vedere un'ultima volta il punto alto in rilievo, quindi salto questa maglia, che è quella che ho lavorato con la maglia alta classica, e tra questa maglia alta e quella che devo lavorare entro con l'uncinetto. Prendo per intero la maglia alta e esco tra le altre 2 maglie alte, vedete? In questo modo.
e vado a fare il mio punto alto. Qui dietro devo saltare una catenella per essere sicura che andrò a lavorare il punto alto nel punto giusto. Quindi qui vado a lavorare, vedete, questa è la catenella che non lavoro e questa è la catenella che lavoro. Il mio punto alto classico. Precisazione di nuovo molto importante, queste catenelle che vedete qui che non sono lavorate, in realtà il punto è lavorato, semplicemente non abbiamo lavorato la catenella, non abbiamo saltato nessun punto. Adesso proseguo a lavorare in questo modo alternando punto in rilievo, quindi punto alto in rilievo a punto alto classico per tutto il lavoro. Vi faccio vedere poi a fine giro come dovete concludere il giro. Ho lavorato di nuovo tutto il mio giro, quindi con il punto alpino, alternando una maglia alta classica a una maglia alta in rilievo e sono arrivata alla fine. Come potete vedere mi mancano giusto gli ultimi 2 punti. Ho finito facendo una maglia alta classica, quindi vado a fare una maglia alta in rilievo, come vi ho fatto vedere prima, e finisco con una maglia alta classica. Come avete potuto notare, il giro inizia e finisce con una maglia alta classica e sarà così per tutti i giri. Quindi il giro con le maglie alte inizierà sempre e finirà sempre con una maglia alta classica. Adesso proseguiamo. Dobbiamo alternare giri di punti alti a giri di maglie basse. Quindi adesso il giro di ritorno sarà di nuovo a maglia bassa. Quindi una catenella, giro e lavoro tutte le maglie a maglia bassa. Ho finito il giro di ritorno a maglia bassa, vado a fare le 2 catenelle, giro e lavoro e devo di nuovo lavorare il punto alpino, quindi maglia alta e maglia alta in rilievo. A questo punto però cosa devo fare? Siccome poi le maglie alte in rilievo vanno alternate, quindi in questo giro dove ho fatto una maglia alta in rilievo devo andare a fare una maglia alta classica e dove ho fatto la maglia alta classica devo andare a fare una maglia alta in rilievo. Quindi cosa faccio? Invece di iniziare facendo una sola maglia alta classica, inizio facendo 2 maglie alte classiche. Quindi prima maglia alta classica, seconda maglia alta classica. Adesso vado a fare una maglia alta in rilievo. Vedete? Salto qui dove ho fatto il punto basso ed entro nel giro dove ho fatto il punto alto. Questo punto alto è un punto alto classico, non è in rilievo è questo qui. Quindi come ho fatto anche per il giro prima, come vi ho già fatto vedere, entro tra le maglie, da dietro prendo completamente il mio punto uscendo poi tra le altre maglie e vado a fare una maglia alta. Questo è il mio punto in rilievo. Quindi adesso di nuovo una maglia alta classica e di nuovo una maglia alta in rilievo. Di nuovo una maglia alta classica e nella successiva una maglia alta in rilievo. Vedete? Inizia già a vedersi il punto dove si vedono alternati i punti alti in rilievo. Quindi adesso proseguite a finire questo giro e a fine giro vi faccio vedere come concludere. Ho quasi concluso anche questo giro. Come potete vedere, l'ultimo punto che ho realizzato è un punto alto in rilievo. Rimangono 2 maglie. A questo punto dovrei andare a fare una maglia alta classica e poi una maglia alta in rilievo. Ma non riuscirei ad andare a fare una maglia alta in rilievo perché qui mi manca l'altra maglia. Quindi concludo come ho iniziato, andando a fare 2 maglie alte classiche. Una e 2. Adesso potete proseguire da soli perché vi ho fatto vedere come si svolge il punto alpino. Quindi nel primo giro andiamo ad alternare
punto alto classico con punto alto in rilievo. Poi nel giro di rientro andiamo a fare un giro di maglie basse e nel giro successivo andiamo a fare 2 maglie alte classiche e poi alterniamo maglie alte in rilievo con maglia alta classica e per finire anche in quel giro finiamo con 2 maglie alte classiche, poi di nuovo maglie alte basse per tornare indietro e si rinizia di nuovo alternando i punti alti in rilievo, quindi inizierò facendo una maglia alta classica e poi maglia alta in rilievo e finirò con una maglia alta classica. Ritornerò di nuovo indietro con il punto basso per poi riniziare il punto alto con 2 punti alti classici e il punto alto in rilievo per finire quello stesso giro con 2 punti alti classici, in modo che i punti alti in rilievo siano sempre sfalsati. Quindi adesso proseguite in questo modo fino ad arrivare a, nel mio caso, 39 cm. Io sono arrivata a lavorare i miei 39 cm. 39 cm sono partita a misurarli dal bordino. Quindi questo poi è il lavoro come si presenta il nostro punto alpino. Adesso come ultimo giro, per facilitarmi anche poi la cucitura dei 2 pannelli, andrò a fare il punto di ritorno, quindi andrò a realizzare come ultimo giro il punto basso. Una volta che avete finito quindi l'ultimo giro di ritorno, andate a fare una catenella e potete tagliare il filo. Nel mio caso, per realizzare quindi 39 cm, ho fatto 46 giri. Adesso per andare a realizzare la parte di davanti dobbiamo andare a lavorare lo stesso punto, quindi andate a iniziare con il bordino come vi ho già fatto vedere e proseguite con il punto alpino come abbiamo fatto adesso, ma invece di arrivare a 39 cm arrivate fino a 19 cm, quindi fino allo scollo della manica, perché da lì poi dobbiamo dividere il lavoro per realizzare lo scollo. Questo è il pannello di davanti, la lavorazione come potete vedere è identica. Io sono arrivata a 19 cm, che nel mio caso sono circa 20 giri partendo quindi dal punto, non contando il bordo. Naturalmente voi andate a calcolarvi quante sono appunto i giri che dovete fare, quindi andate nel pannello di dietro e misurate il totale di 19 cm e contate i giri che avete realizzato, perché poi da lavoro a lavoro possono cambiare. Nel mio caso poi ho anche già diviso, vedete, a metà il mio pannello, perché adesso dobbiamo andare a realizzare lo scollo. Nel mio caso avevo 41 maglie, ho diviso a metà, quindi il marcapunto è nella 21esima maglia, quindi da questo lato ci sono 20 maglie, da questo lato ce ne sono altre 20 e questa è la 41esima, quella che sta al centro. Adesso vi faccio vedere come andare a realizzare una parte dello scollo, mentre l'altra poi andate a realizzarla da soli, perché è uguale a quella che vi farò vedere adesso. Mi raccomando, la parte poi superiore, quindi che andrà alle spalle, dovrà essere circa di 8 cm. Nel mio caso che vado a utilizzare a realizzare una taglia S. Mi raccomando, il totale comunque dei giri dovrà essere uguale al pannello di dietro, del retro. Quindi state attenti che poi una volta finito anche questo pannello, i 2 pannelli siano con un numero di giri identico. Per iniziare lo scollo è importante che l'ultimo giro sia a maglie alte, perché poi le diminuzioni andranno sempre fatte nel giro di ritorno, quindi nel giro a punto basso. Adesso vi faccio vedere come andare a fare le diminuzioni. Quindi una catenella e giri lavoro. A questo punto devo lavorare maglie basse fino a 4 maglie prima del marcapunti, quindi 1, 2, 3, 4 non le lavoriamo.
Abbiamo lavorato le nostre maglie basse e vedete rimangono 1, 2, 3, 4 catenelle prima del marcapunti. Quindi adesso devo andare a fare 2 diminuzioni. Entro nella maglia, prendo il filo e lo porto all'esterno. Entro nella maglia successiva, prendo il filo e lo porto all'esterno, prendo il filo e chiudo le asoline. Di nuovo stesso procedimento. Entro nella maglia, prendo il filo e lo porto all'esterno, entro nella maglia successiva, prendo il filo, lo porto all'esterno, prendo il filo e chiudo tutte le asole. A questo punto c'è la maglia marcata, qui devo andare a lavorare una maglia bassa. Ecco fatto. A questo punto devo andare a fare il giro di andata, quindi il giro con le maglie basse. Vado a fare 1, 2 catenelle e giro il mio lavoro. La prima maglia, come sempre, la andiamo a lavorare a maglia alta classica. La seconda maglia dipende dal punto che noi abbiamo sotto. Quindi nel mio caso questo è il punto marcato, quindi era l'ultimo punto che noi abbiamo lavorato ed era una maglia alta in rilievo. Dove ho fatto la maglia alta c'è una maglia alta normale e la maglia alta successiva è una maglia alta in rilievo. Quindi io devo andare a lavorare una maglia alta normale, una maglia alta classica. Adesso posso iniziare ad alternare le maglie alte in rilievo con le maglie alte classiche. Io sono a fine giro e mi rimangono gli ultimi 2 punti. Ho iniziato facendo 2 maglie alte classiche e finisco facendo una maglia alta in rilievo e poi una maglia alta classica nell'ultimo punto. Ricordatevi che si inizia e si finisce sempre con una maglia alta classica, che siano 2 oppure 1. Questo dipende poi dall'alternanza dei punti. Adesso dobbiamo andare di nuovo a fare il giro di ritorno. Il giro di ritorno è sempre a maglia bassa e nel giro di ritorno dobbiamo andare sempre a fare 2 diminuzioni. Quindi vi faccio vedere nuovamente come andare a fare il giro con le diminuzioni e poi potete proseguire da soli. Come abbiamo fatto prima, quindi andiamo a lavorare maglie basse fino a che non rimangono 5 maglie alla fine del giro. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, quindi noi andiamo a lavorare fino a qui. Mancano le ultime 5 maglie alla fine del nostro giro. Quindi cosa andiamo a fare? Andiamo a fare le nostre 2 diminuzioni, come abbiamo fatto prima. Entro nella catenella, prendi il filo, entro nell'altra catenella, prendi il filo e chiudo tutte le asole. Di nuovo entro nella maglia, prendi il filo, entro nella maglia, prendi il filo e chiudo tutte le asole. A questo punto ci rimane un'ultima maglia, questa la andiamo a lavorare a maglia bassa. E anche questo giro di diminuzione è stato fatto, quindi adesso giriamo il lavoro e andiamo di nuovo a fare il giro di maglie alte, poi il giro di maglie basse con le diminuzioni, così via finché non arriviamo all'altezza del nostro maglione, quindi nel nostro pannello, finché non andiamo a fare il numero preciso di giri che abbiamo realizzato anche nella parte del retro. Nel mio caso io sono arrivata già in questo punto a 8 cm. Però non ho finito di lavorare tutti i 39 cm e quindi tutti i giri come nel pannello del retro. Però qui sono già arrivata agli 8 cm. Quindi come faccio? Come proseguo? Proseguo semplicemente non facendo più diminuzioni. Quindi adesso io ho fatto il giro a punto alto, vado a fare il giro appunto a maglia bassa senza la diminuzione, poi di nuovo punto alpino, punto basso, punto alpino, così alternando appunto finché non raggiungo il totale di miei giri che ho fatto nel pannello del retro.
Un'altra cosa molto importante per quando fate le diminuzioni, state attenti nel giro che andate a lavorare a punto alto di non andare a riaumentare le maglie. Quindi noi abbiamo tolto 2 maglie e quelle 2 maglie non le dobbiamo rimettere nell'altro giro. E andando a lavorare il punto alpino è molto semplice che noi andiamo a riaggiungerle, quindi state molto attenti in questo punto a non andare ad aggiungere le maglie, perché naturalmente noi il punto alpino con la maglia alta in rilievo andiamo a lavorare nel giro sottostante a maglia alta, quindi dove ci sono comunque quelle 2 maglie in più, quindi state molto attenti perché se no non viene lo scollo. Io in totale ho lavorato 14 giri, adesso proseguo a lavorare gli altri. Ripeto nuovamente che i miei giri possono essere diversi dai vostri, non basatevi solo ed esclusivamente sui numeri che vi vado a dare io, perché anche la tensione del filato che posso avere io è diversa da quella che potete avere voi e può influire sul centimetri, quindi vi può venire il lavoro più stretto o più largo. Io ho finito di lavorare la prima parte del mio scollo, vedete? Ho realizzato in totale, partendo da qui e arrivando fino a qui al bordino, 44 giri e sono gli stessi giri che ho nel pannello di retro. Come per il pannello sul retro ho finito come ultimo giro con il giro a punto basso, in modo poi da facilitarmi anche nel cucire le varie parti. Adesso dobbiamo fare la stessa identica cosa che abbiamo fatto qui, quindi dobbiamo andare a fare gli stessi giri da quest'altra parte. Vi farò vedere da quest'altra parte soltanto come andare a fare il primo giro, perché è leggermente diverso, ma poi dal secondo giro in poi è uguale, i giri sono uguali come da questa parte. Allora, da questa parte dobbiamo ancora bloccare il lavoro, quindi andiamo a fare una catenella e posso andare a tagliare il filo. Adesso devo andare ad agganciarmi da questo lato, quindi giro il mio lavoro, vedete? Qui è al dritto e ho fatto le maglie alte. Come prima le diminuzioni vanno fatte nei punti bassi, quindi devo proseguire a lavorare il punto di ritorno a punto basso, quindi giro il mio lavoro e in questo caso non inizio da questo lato, ma bensì inizio da qui, da dove è il marcapunti. Quindi riprendo il mio filo e vado a fare un cappietto iniziale. Adesso con l'uncinetto entro nella maglia marcata. La codina la lascio da questa parte che è sul retro. Faccio passare all'interno il mio cappietto, vado a fare quindi una catenella per bloccare. Rientro nello stesso punto e faccio una maglia bassa. A questo punto devo iniziare da subito a fare le diminuzioni. Quindi cosa faccio? Vado a fare le 2 diminuzioni come ho fatto prima. Entro nella maglia, prendo il filo, lo porto fuori, entro nella maglia successiva, prendo il filo, lo porto fuori e chiudo le asole. Entro nella maglia, prendo il filo, lo porto fuori, entro nella maglia, prendo il filo, lo porto fuori e chiudo le asole. E così abbiamo fatto le nostre 2 diminuzioni e possiamo proseguire a maglie basse fino a fine del giro. L'unica differenza tra questo lato e questo è che in questo lato le diminuzioni le andremo a fare a inizio giro, mentre in questo lato le abbiamo fatte a fine giro. Quindi ogni volta che ci sarà il giro a maglie basse, noi andremo a fare una maglia bassa, le 2 diminuzioni e poi le restanti maglie basse. Da adesso in poi
i giri saranno identici a questo, quindi nel mio caso, una volta che avrò realizzato i 14 giri, non farò più le diminuzioni, ma proseguirò ad alternare giri di maglie basse a giri di punti alti senza fare diminuzioni, quindi lavorandolo così come si presenta. Questo è il risultato finito una volta completato lo scollo. Io qui oggi sono già andata a chiudere e poi tagliare il filo. Per andare a realizzare la manica, che ricordo nel mio caso sarà una manica a 3/4, quindi non una manica lunga, invece di andare a misurare il polso andrò a misurare questa parte, quindi la parte dell'avambraccio. Nel mio caso misura 22,5 cm più o meno. Quindi, come ho realizzato prima il bordino, vado quindi a realizzare adesso il nostro polsino e vado a utilizzare come prima cosa l'uncinetto numero 4 e avvio 7 catenelle. Fatte le 7 catenelle dobbiamo andare a lavorare a maglie basse. Realizzato questo primo giro a maglie basse, devo andare adesso a lavorare tutti gli altri giri fino ad arrivare a 22,5 cm a maglie basse in costa retro, quindi come abbiamo fatto comunque prima. Faccio una catenella per girare il lavoro e invece di entrare in tutta la maglia in questo modo prendo soltanto la costina di dietro. Quindi proseguo a lavorare a maglie basse in costa retro fino ad arrivare ai centimetri del nostro avambraccio. Adesso che abbiamo finito di realizzare i nostri giri a maglia bassa, nel mio caso ho realizzato 31 giri, dobbiamo andare a chiudere in tondo il lavoro. Quindi facciamo una catenella, giro in questo modo il lavoro, prendo l'estremità e la porto dove ho l'uncinetto. Lascio un attimino qui il filo ed entro nella prima maglia. Riprendo il filo, stringo perché avevo allargato e porto il filo all'interno della prima maglia. Adesso proseguo a lavorare a maglie bassissime, quindi entro nella maglia successiva. Non prendo in questo caso tutta la maglia, ma come ho fatto prima, prendo soltanto la costina del retro e faccio una maglia bassissima. Di nuovo passo nella maglia successiva, entro nella costina del retro della maglia corrispondente dall'altro lato e faccio una maglia bassissima. Proseguo in questo modo fino a fine giro. Finito il giro abbiamo chiuso il nostro polsino e andiamo a cambiare l'uncinetto perché non ci servirà più. Come primo giro andiamo a fare un giro a maglie basse, quindi ho fatto 31 giri di maglie basse e adesso devo fare 31 maglie basse, quindi andiamo a lavorare le maglie come vi ho fatto vedere per il davanti e il retro del nostro maglione. Dobbiamo entrare negli stessi punti. Io ho finito il mio primo giro a maglie basse e quindi ne ho realizzato un totale di 31 come il numero di giri di polsino che io ho realizzato. A questo punto la circonferenza della nostra manica è più o meno di 36 cm. Dobbiamo andare quindi ad avere un totale, nel mio caso, perché ho già fatto tutto il calcolo delle maglie, di 40 maglie alte. Quindi io adesso in questo giro vado a realizzare gli aumenti. Gli aumenti che vi farò vedere sono pensati per un totale di 40 maglie, quindi se voi ne fate di più dovete disporli in maniera diversa. Vi ricordo che adesso, andando a lavorare in circolare, dobbiamo andare ad avviare un numero di catenelle pari, un numero di maglie pari. Quindi se voi avete ad esempio 41 maglie,
dovete andare a lavorare o 40 maglie o 42. Adesso vado nella prima maglia bassa del giro che ho fatto e chiudo a maglia bassissima questo giro. Faccio 2 catenelle e vado a fare nella prima maglia, quindi quella dove ho fatto la maglia bassissima, una maglia alta e la marco, perché da questo giro in poi non chiuderemo più ogni singolo giro, ma andremo a lavorare a spirale. Questo perché a me non piace che si veda nella manica la cucitura, quindi la chiusura della manica. Ma se voi preferite invece andare a chiudere ogni singolo giro, potete farlo tranquillamente. Dobbiamo andare a fare altre 2 maglie alte, 1 e 2. Adesso nella maglia successiva un aumento. Dobbiamo andare a lavorare 2 maglie alte e un aumento per 7 volte. 1, 2 e l'aumento. Finito di realizzare quindi per 7 volte 2 maglie alte e un aumento, mi rimangono qui gli ultimi punti. Vado a realizzare adesso 3 maglie alte, 1, 2, 3 e nella successiva vado a fare l'aumento. A questo punto rimangono 2 maglie e lavoro 2 maglie alte. Adesso qui c'è la maglia bassissima che era di chiusura, la saltiamo, dobbiamo andare a lavorare un giro a maglia bassa, andando a lavorare quindi a spirale, quindi senza più andare a chiudere il lavoro. Quindi nella prima maglia alta del mio giro io vado a lavorare una maglia bassa. Questa maglia bassa vado a mettere il marcapunti. Da adesso in poi io non andrò più a realizzare catenelle, ma bensì sempre o punti bassi o punti alti. Questo semplicemente perché non mi piace che poi si vadano le catenelle. Se voi vi trovate meglio dopo, soprattutto quando dovete fare maglie alte, a fare le catenelle, potete farle tranquillamente. Io per mio gusto personale non mi piace vederle e mi trovo meglio a lavorare in questo modo. Proseguiamo quindi con il nostro giro a punto basso. Finito il giro di punti bassi vado a iniziare quindi alternando maglie alte a maglie alte in rilievo, quindi il mio punto alpino. Come prima maglia io vado a decidere di realizzare una maglia alta classica. Realizzata la maglia alta classica, metto il marcapunti. Adesso la maglia alta classica corrisponde a questa maglia. Queste sono le catenelle e non le contiamo. Corrisponde a questa maglia, quindi nella successiva vado a fare una maglia alta in rilievo. Poi maglia alta classica, maglia alta in rilievo, come abbiamo realizzato sia la parte di davanti che la parte del retro del nostro maglione. Ho finito il mio primo giro a punto alpino. Come potete vedere ho finito con una maglia alta in rilievo. Adesso dovrò andare a fare il mio giro a punto basso, ma nel giro successivo dovrò andare a iniziare il giro con una maglia alta in rilievo. State tranquilli perché sembrerà che andrete a fare 2 maglie alte in rilievo una a fianco all'altra, ma vi assicuro che poi durante la lavorazione, quindi guardando poi la lavorazione, non sarà assolutamente così. Sono arrivata a fine del mio giro a punto basso, quindi devo iniziare l'altro giro a punto alpino. Vedete, qui avevo concluso con una maglia alta in rilievo, vado a iniziare con una maglia alta in rilievo. Quindi qua vado a fare una maglia alta in rilievo. Questa era una maglia alta classica. Ricordatevi che, come abbiamo fatto per le altre parti, anche la manica, i punti alti in rilievo vanno sempre alternati. Quindi quando faccio un punto alto classico, nel giro successivo dovrò andare a fare un punto alto in rilievo e viceversa. Quindi inizio il mio giro andando a fare un punto alto in rilievo, prendo il marcapunti e lo marco. E adesso continuo con maglia alta classica e poi di nuovo maglia alta in rilievo e così via.
Devo alternare quindi giri di maglie basse, giri di punta alpino di maglie alte per tutta l'altezza della mia manica. Per andare a realizzare una manica a manica lunga dovete circa lavorare sui 48 cm, quindi contando dal bordino dovete lavorare 48 cm. Invece se volete andare a realizzare una manica a 3/4 o una manica a manica corta anche, quello dipende sempre da voi. Quindi vedete voi quanto andare a farla lunga, quanto andare a farla corta. Questa è la manica conclusa. Come vi ho già detto, io sono andata a realizzare 3/4 di manica, quindi non una manica lunga. E ho realizzato un totale di 51 giri con il punto alpino e per un totale di 39 cm partendo dal bordino. Adesso vi faccio vedere come andare a chiuderla, poi dovete ripetere gli stessi passaggi che abbiamo fatto per realizzare questa manica per realizzarne un'altra. Quindi rientro nel mio cappietto, tolgo il marcapunti, vado a fare nella maglia che era marcata una maglia bassissima, faccio una catenella e posso tagliare il filo e la nostra prima manica è conclusa. Ci siamo un attimo trasferiti per terra perché volevo farvi vedere come vanno posizionate bene tutte le parti del nostro maglione. Come potete vedere ho posizionato la parte di dietro con il dritto che dà rivolto verso l'alto e la parte di davanti dove lo scollo il dritto è contro il dritto della parte dietro, quindi davanti abbiamo il rovescio e uguali abbiamo le maniche. Io le ho girate in modo che siano al rovescio e in questo modo potremo andare a cucire il nostro maglione. Che cuciture dovremo andare a fare? Naturalmente dovremo andare a cucire i laterali e qui le spalle e le maniche. Naturalmente le maniche nel mio caso hanno un totale di 40 maglie, quindi io dalla spalla conterò 20 maglie e dalla 21esima a scendere potrò andare a cucire il mio laterale, quindi nella parte alta dove va la manica lascerò non cucite 20 maglie, dove poi andrò a cucire appunto le maniche. Adesso ci ritrasferiamo un attimo sulla scrivania e vi faccio vedere come andare a fare la cucitura su una spalla, perché poi quella cucitura sarà in realtà identica sia per i laterali, quindi per i fianchi del nostro maglione, e sia per le maniche. Andiamo a cucire quindi la prima spalla. Io ho già inserito il mio filo nell'ago da lana. In questo caso io avevo lasciato del filo in più per appunto andare a cucire, quindi il filo ce l'ho già bloccato, se no dovete andare prima a bloccare il filo. Arrivate a questo punto con il filo quindi nella parte retro, nel dietro del maglione, io vado ed entro da davanti in questo modo nella maglia del davanti e poi di nuovo nella maglia corrispondente del retro. Nel mio caso le maglie della mia spalla saranno 11, quindi io dovrò andare a cucire 11 maglie qui e 11 maglie nella parte retro. La prima l'ho già fatta, a questo punto ripasso da davanti, quindi da questo punto prendo la maglia successiva e la maglia successiva nella parte retro e faccio di nuovo passare il filo. Di nuovo da davanti entro nella maglia successiva e nella maglia successiva del retro e faccio passare il filo. Ripeto quindi questo procedimento per tutta la mia per tutta la mia spalla e per tutte le varie cuciture che dobbiamo andare a fare. Quindi entro dal davanti in una maglia ed entro nel retro nella maglia corrispondente. Mi sposto nell'altra maglia e faccio la stessa cosa. Qui è l'ultima maglia, quindi vado
a fare la mia cucitura e la ripeto un'altra volta in modo da bloccare bene. Ok, vedete, questa è la mia cucitura. A questo punto io in realtà qui ho il codino che mi è avanzato perché non l'ho ancora eliminato dalla parte davanti del mio lavoro. Quindi in questo caso vi faccio vedere prima come andare a fare una chiusura eventualmente se non avete questo codino. Quindi rientro nelle stesse maglie, prendo il filo, entro nel filo, quindi vado a realizzare un nodino e poi vado a disperdere il filo all'interno della lavorazione. Se avete la codina che vi avanza qui, come nel mio caso, potete sia fare il nodino in questo modo, potete anche farne di più, in base a quanto vi sentite voi sicuri della vostra cucitura. In questo caso io andrò a realizzare dei nodini. 1 e 2. A questo punto devo andare a nascondere il filo all'interno della lavorazione, prima uno e poi anche l'altro. Quindi con l'ago da lana entro nelle maglie, mi raccomando senza che poi il filo si veda sul davanti, e nascondo il mio filo. Non abbiate paura di nascondere, è sempre meglio nascondere un buon pezzo di filo in caso che succeda qualcosa, abbiamo poi sempre un buon margine per recuperare il lavoro. Io in questo caso andrò a fare proprio tutta la spalla. Una volta che avete nascosto il filo potete tagliarlo e nel mio caso andrò a riutilizzare questo stesso filo per proseguire con l'altra spalla. In questo caso l'altra spalla inizierò da questo punto, quindi dallo scollo verso la manica. Come ultimissimo passaggio dobbiamo andare a realizzare la rifinitura qui del collo. Quindi adesso riprendiamo il nostro filo, il nostro uncinetto numero 5 e andiamo a fare un giro di maglie alte. Allora, inizio proprio da qui, quindi proprio dallo scollo, entro con l'uncinetto, vado a prendere il mio filo, faccio 2 catenelle. Nello stesso punto vado a fare una maglia alta. Adesso mi sposto nel giro a fianco e vado a fare un'altra maglia alta. E così lavoro per tutto il mio scollo. In ogni giro faccio una maglia alta. Sono arrivata qui dove ho realizzato la cucitura della spalla, entro nella cucitura e vado a fare una maglia alta e così adesso proseguo per tutta la parte del retro. Faccio la stessa cosa una volta arrivata all'altra spalla e proseguo fino ad arrivare all'inizio del mio scollo, di dove io sono andata a realizzare le maglie alte. Siamo quindi arrivati a fine del nostro scollo, quindi a fine del nostro giro, e in questo caso andiamo a fare l'ultima maglia alta dove ho fatto la prima maglia alta. Quindi entro qui e faccio la mia maglia alta. Adesso nella prima maglia alta del giro vado a fare una maglia bassissima, una catenella e posso tagliare il filo in eccesso. Questo è il risultato di come viene lo scollo con i giri a punto alto. Se siete arrivati fin qua, commentate con questi emoji e noi ci vediamo al prossimo tutorial.